Benvenuti a tutti. Oggi parliamo di una delle architetture più rivoluzionarie nel campo dell'intelligenza artificiale, il Mixture of Experts. Si tratta di una tecnica che permette ai modelli di diventare incredibilmente potenti, ma in un modo che è sorprendentemente efficiente. Per capire bene di cosa si tratta, seguiremo un percorso molto chiaro. Partiremo dal grande problema della crescita dei modelli, per poi vedere come i MOE offrono una soluzione. Entreremo nel dettaglio di come funzionano, vedremo quali sono le sfide, qualche esempio famoso e alla fine, ovviamente, tireremo le somme. Ok, cominciamo dal principio. Per apprezzare davvero questa tecnologia, dobbiamo prima capire il problema che è nata per risolvere. Parliamo della sfida della crescita, dello scaling. Allora, il punto è questo. I modelli di intelligenza artificiale, specialmente i modelli linguistici, stanno diventando enormi. Ma davvero enormi. Parliamo di centinaia di miliardi, a volte persino migliaia di miliardi di parametri. Una crescita del genere, con i metodi tradizionali, semplicemente non è sostenibile. E qui arriviamo al dilemma. Come si fa a rendere questi modelli sempre più bravi senza che i computer necessari, l'energia, i costi, insomma, senza che tutto esploda? È una sfida fondamentale, perché l'idea del più grande è sempre meglio prima o poi si scontra con dei limiti fisici ed economici molto reali. Quindi la domanda da $1 milione è questa. Come possiamo avere modelli giganteschi che siano però veloci ed efficienti dal punto di vista dei costi? Sembra un controsenso, una specie di paradosso, ma vedremo che una soluzione c'è. Ed eccoci arrivati alla soluzione. Si chiama Mixture of Experts o MOE. L'idea di base è quasi come creare un team di specialisti, di super esperti direttamente dentro il modello. In pratica, che significa? Invece di avere un unico, gigantesco cervello che deve fare tutto, l'architettura MOE è più furba, crea tanti piccoli cervelli specializzati, gli esperti. E la vera magia è che, per ogni richiesta, si attivano solo gli specialisti più adatti a quel compito specifico. Per rendere l'idea, facciamo un paragone. Un modello tradizionale, che chiamiamo adesso, è come un'azienda dove per rispondere a una semplice email si riunisce e si mobilita ogni singolo dipendente. Assurdo, incredibilmente inefficiente. Un modello MOE, invece, è come un'azienda organizzata. Arriva l'email e solo il reparto giusto, gli specialisti di quel settore, si mettono al lavoro. L'efficienza, capite bene, è su un altro pianeta. Ok, ma come fa il sistema a decidere quali specialisti chiamare in causa? Adesso vediamo i due componenti chiave che fanno funzionare tutta questa macchina, gli esperti e il cosiddetto router. Allora, gli esperti. In parole semplici, sono delle mini reti neurali. Ognuna ha la sua conoscenza, i suoi pesi, ed è specializzata in qualcosa di diverso. Immaginiamo che un esperto sia un genio della matematica, un altro un poeta, un altro ancora un programmatore. E qui entra in scena lui, il router. Possiamo pensarlo come il direttore d'orchestra o un controllore del traffico super intelligente. È una piccola rete neurale molto rapida che legge la richiesta in arrivo e dice «Ok, per questa domanda ho bisogno di te e di te». È il pezzo che rende tutto il sistema così intelligente ed efficiente. Il processo quindi è molto elegante e si svolge in 4 fasi. Primo, arriva un pezzo di informazione, un token. Secondo, il router lo guarda e sceglie, poniamo, i 2 esperti migliori tra gli 8 disponibili. Terzo, e questo è il punto, solo quei 2 esperti si attivano e lavorano. Tutti gli altri restano a riposo. Quarto, i loro risultati vengono uniti per creare la risposta finale. Semplice, ma assolutamente geniale. Chiaramente non è tutto così liscio. Esiste una sfida tecnica non da poco. Bisogna assicurarsi che il lavoro venga distribuito bene, in modo che tutti gli esperti vengano utilizzati e nessuno resti sempre con le mani in mano. Il rischio più grande ha un nome: collasso del routing. In pratica il router potrebbe diventare pigro, potrebbe imparare che un paio di esperti sono bravi in quasi tutto e iniziare a mandare ogni richiesta sempre e solo a loro, i superstar. Questo è un problema enorme perché si spreca tutto il potenziale degli altri specialisti e si sovraccaricano i soliti noti. Per risolvere questo problema, gli ingegneri usano un paio di trucchi molto furbi. Il primo è una specie di multa. Durante l'addestramento, se il router non distribuisce il lavoro in modo equo, riceve una penalità. Il secondo è un limite di capienza.
Ogni esperto non può gestire più di un certo numero di richieste alla volta. Così si evitano ingorghi. Mettendo insieme queste due cose si ottiene un sistema bilanciato. Bene, fin qui abbiamo visto la teoria. Ma nel mondo reale tutto questo funziona? La risposta è sì e alla grande. Diamo un'occhiata a qualche modello MUE che è diventato famoso. Questi numeri tallano da soli e ci mostrano la vera potenza di questo approccio. Prendiamo Mixtral, ha 47 miliardi di parametri in totale, ma per ogni singola operazione ne usa solo una frazione, attivando 2 esperti su 8. Questo significa che ha la conoscenza di un modello gigantesco, ma la velocità e i costi di un modello molto più piccolo. E lo stesso principio vale per modelli ancora più grandi, come Grok 1 o DBRX. Ecco, questo è il concetto chiave, il cuore di tutto. Si chiama attivazione sparsa. Permette di costruire modelli con una base di conoscenza immensa, ma che al momento dell'uso si comportano come se fossero molto più leggeri e agili. È questo il segreto per far crescere l'intelligenza artificiale in modo sostenibile. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra analisi. Proviamo a riassumere velocemente i punti più importanti, quelli da portarsi a casa. Quindi, perché i Mixture of Expert sono così importanti? Beh, per 3 motivi fondamentali. Primo, permettono di raggiungere una scala enorme, centinaia di miliardi di parametri. Secondo, offrono un'efficienza pazzesca sia quando si addestra il modello sia quando lo si usa. E terzo, favoriscono una specializzazione molto profonda, creando modelli più ricchi e più intelligenti. Insomma, il punto fondamentale è che il Mixture of Experts non è un semplice miglioramento incrementale, no, è un vero e proprio cambio di paradigma. È la tecnologia che sta permettendo all'intelligenza artificiale di superare i suoi limiti, di diventare allo stesso tempo più grande e più agile. E con questo si conclude la nostra immersione nel mondo dell'architettura Mixture of Experts. Grazie mille per l'attenzione.